Ciao cari ascoltatori e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast per imparare l'italiano. Che bello che siate di nuovo con noi. Oggi parliamo di un tema molto importante per molte persone, soprattutto nella vita quotidiana. Parleremo di come parlare in italiano delle relazioni, cioè come parlare di amici, famiglia, partner o altre persone importanti nella tua vita. Molti studenti sanno già parlare di lavoro, cibo o hobby, ma quando si tratta di relazioni e sentimenti, molti si sentono ancora un po' insicuri. Proprio per questo oggi vogliamo esercitarci insieme su come parlare di questi temi in italiano. Sembra davvero interessante, Pietro. Penso che questo argomento riguardi moltissime persone. Quando impari una lingua nuova, non vuoi parlare solo di cose semplici. Vuoi parlare anche delle persone che sono importanti per te. Per esempio della tua famiglia, degli amici o del partner. Ricordo bene quanto fosse difficile per me all'inizio. Potevo dire frasi semplici, ma mi chiedevo sempre: come posso parlare in italiano delle relazioni? Questa è un'esperienza molto tipica. Molti studenti conoscono già tante parole, ma non sanno bene come parlare di relazioni personali. Eppure questo tema è importantissimo nella vita quotidiana. Quando incontri persone nuove, si parla presto di famiglia o amici. Si chiede per esempio: hai fratelli? Oppure hai un partner? O da quanto tempo vi conoscete? Domande così appaiono molto spesso nelle conversazioni. È vero? Ricordo una conversazione con una collega. Una volta mi chiese se avessi molti amici in città. Capivo la domanda, ma non sapevo bene come spiegare la mia situazione. Volevo dire che ho qualche buon amico, ma non moltissimi. E volevo anche spiegare che a volte mi manca la mia famiglia, ma mi mancavano le parole giuste. Proprio queste situazioni vogliamo guardare insieme oggi. In questa puntata impariamo parole e frasi utili per parlare di relazioni. Parliamo anche di amicizie, di famiglia, di coppia. E molto importante, parliamo di sentimenti. Inoltre vedremo vari modi per esprimere affetto o vicinanza. Molti conoscono per esempio la frase ti amo, ma esistono molti altri modi quotidiani. Penso che molti ascoltatori vogliano proprio imparare queste frasi, perché sono molto utili ogni giorno. Esatto. Per questa puntata abbiamo quindi un piano chiaro. Prima parliamo di parole importanti sulle relazioni, poi vediamo come parlare delle proprie relazioni. Dopo parliamo di sentimenti ed emozioni. Vedremo anche come esprimere affetto e le differenze tra varie espressioni. Più tardi ascolterete un piccolo dialogo da ripetere ad alta voce. Questo mi piace molto. Quando ascolti e ripeti i dialoghi, impari molto in fretta. Assolutamente. E prima di iniziare davvero, voglio condividere con voi 3 piccole regole di studio che oggi possono aiutarvi. Oh, molto bene. I consigli sono sempre utili. La prima regola è: parlate lentamente. Quando impari una lingua nuova è normale parlare più piano, così il cervello elabora meglio le parole. È un ottimo consiglio. Molti pensano di dover parlare subito veloce. Esatto, ma parlare lento e chiaro è molto meglio. La seconda regola è: ripetete le parole importanti. Quando sentite una parola nuova, ditevela 2 o 3 volte ad alta voce. La ripetizione aiuta davvero tanto nell'apprendimento. E la terza regola è: usate frasi semplici. Non servono frasi complicate. Basta una frase come questo è il mio migliore amico o mi manca la mia famiglia.
Questo toglie molta pressione. Esatto. E cari ascoltatori, vogliamo motivarvi a partecipare attivamente. Se state ascoltando, provate a ripetere ad alta voce qualche frase. Questo vi aiuta a sentire meglio la lingua e a diventare più sicuri. Sì, partecipate davvero. Anche se siete da soli, parlate a voce alta. Fa una grande differenza. Ben detto. Allora iniziamo con il nostro tema. Nella prossima parte parliamo di parole utili. Vi servono per parlare in italiano di relazioni. Sono pronta. Andiamo. Prima di iniziare con le prime parole, vorrei parlare di una domanda importante. Perché le relazioni sono un tema così grande quando impariamo una lingua? A dire la verità, me lo sono chiesta spesso anche io. All'inizio, studiando italiano, pensi a cose semplici. Ordinare cibo, fare la spesa o chiedere indicazioni. Esatto. Questi argomenti sono ovviamente importanti, ma quando vivi da più tempo in un paese, capisci presto qualcos'altro. Molte conversazioni parlano di relazioni. È vero, le persone parlano molto spesso di altre persone. Proprio così. Parliamo della nostra famiglia, dei nostri amici, del partner o dei colleghi. Quando conosci meglio qualcuno, questi temi arrivano molto presto nella conversazione. L'ho vissuto anche io. Quando ero nuova nella mia città, ho conosciuto alcune persone nuove. All'inizio abbiamo parlato di cose semplici, per esempio del lavoro o del tempo. Ma dopo pochi minuti sono arrivate domande molto diverse. Quali domande erano? Per esempio, una persona mi chiese: "Hai fratelli?" Un'altra persona domandò: "La tua famiglia vive qui o in un altro paese?" Ero un po' sorpresa perché non sapevo bene come rispondere. È una situazione molto tipica. Molte persone fanno queste domande quando vogliono conoscere meglio qualcuno. Sì, e ovviamente volevo rispondere. Ma ho dovuto pensare un attimo a quali parole usare. Proprio per questo l'argomento è così importante. Quando impari una lingua, non vuoi parlare solo di cose, vuoi parlare anche di persone e soprattutto delle persone che ti sono care. Per esempio della propria famiglia o dei buoni amici. Esatto. Queste conversazioni capitano spesso nella vita quotidiana. Immagina di incontrare un nuovo collega al lavoro. Forse ti chiede: "Hai famiglia qui?" Oppure: "Da quanto tempo vivi in questa città?" Oppure qualcuno chiede: "Hai molti amici qui?" Esatto. O anche: "Sei in una relazione?" Oppure: "Da quanto vi conoscete?" Sono domande davvero tipiche. Se capisci queste domande e puoi rispondere, ti senti subito più sicuro. Così non solo ascolti, ma racconti anche qualcosa di te. Penso che sia un punto importante. Se puoi parlare di relazioni, le conversazioni diventano subito più personali. Giusto. Le conversazioni personali ci aiutano a conoscere meglio gli altri. La lingua non è solo uno strumento per informazioni. La lingua unisce le persone. Mi piace molto questo. Quando si parla di famiglia o di amici, si capisce meglio una persona. Assolutamente. Per questo è utile conoscere le parole e le frasi giuste. Se qualcuno ti chiede: "Hai fratelli?", vuoi ovviamente rispondere: Oppure se qualcuno chiede: "Da quanto tempo vi conoscete?" "Esatto." O: "Dove vi siete conosciuti?" Sento davvero spesso queste domande. Ed è proprio di questo che parliamo oggi. Vogliamo aiutarvi a capire meglio queste conversazioni e a parteciparvi.
Sembra molto utile. Nel prossimo segmento vedremo prima alcune parole importanti. Con queste parole potete iniziare a parlare delle vostre relazioni. Cioè di famiglia, amici e altre persone importanti. Esatto. Quando conoscete queste parole sarà molto più facile fare queste conversazioni. Bene, Paola. Abbiamo visto perché le relazioni sono importanti. Ora vediamo parole utili. Se vuoi parlare di relazioni serve un piccolo vocabolario base. Queste parole le sentirai spesso nelle conversazioni. Sembra utile, ma devo essere sincera. Prima ero spesso insicura. Conoscevo alcune parole, ma non sapevo mai quando usarle. È normale. Molti studenti conoscono singole parole, ma non sono sicuri del significato preciso o di quando usarle. Perciò ora passeremo le parole più importanti passo dopo passo. Ottimo. Così posso chiedere subito se non capisco qualcosa. Esatto, è quello che vogliamo. Iniziamo con una parola molto nota. Amico o amica? Ho imparato questa parola molto presto. Ma, a dire la verità, ero confusa per tanto tempo. Davvero? Perché? Nella mia lingua, una parola simile indica sempre una relazione romantica. Ma in italiano amico può anche essere semplicemente una buona conoscenza. Esatto, questo è un punto importante. In italiano amico ha due significati. Può essere un buon amico, qualcuno con cui passi molto tempo e di cui ti fidi, ma può anche essere un partner romantico. All'inizio questo mi ha davvero confusa. Perciò è importante il contesto. Se qualcuno dice «questo è il mio migliore amico», di solito parla di un'amicizia. Quindi non è una relazione romantica. Esatto. Un esempio. Questo è il mio migliore amico. Ci conosciamo da 10 anni. Suona molto naturale. Se qualcuno parla di una relazione romantica, dice spesso «è il mio ragazzo» oppure «è la mia ragazza». Ah, ora capisco meglio la differenza. Molto bene. Ora vediamo la prossima parola. Partner. Ho già sentito questa parola, ma la uso di rado. Molte persone usano questa parola quando parlano di una relazione stabile. Partner suona un po' più neutro o adulto di ragazzo o ragazza. Quindi posso dire, questo è il mio partner. Esatto. Oppure lei è la mia partner. E questo significa che stiamo insieme? Giusto. Puoi anche dire stiamo insieme da 3 anni. Mi piace questa frase perché è molto semplice. Esatto. Molte persone usano questa frase nella vita di tutti i giorni. Pietro, ho ancora una domanda. Qual è la differenza tra stare insieme ed essere in una relazione? Buona domanda. Entrambe significano quasi lo stesso. Stare insieme è più informale. Essere in una relazione suona più formale. Ah, quindi due modi per quasi la stessa idea. Esatto. E questo ci porta alla prossima parola. Relazione. Giusto. Una relazione descrive il legame tra due persone che formano una coppia. Quindi un legame romantico. Esatto. Per esempio, sono in una relazione. Oppure hanno una relazione molto buona. Esatto. Questa parola può anche descrivere in generale un legame tra persone. Interessante. Pensavo che relazione significasse solo amore. Molti lo pensano, ma può indicare anche altri rapporti, come tra colleghi o tra genitori e figli. Ah, non lo sapevo.
Ora arriviamo a una parola molto importante: matrimonio. Matrimonio significa che due persone sono sposate, giusto? Esatto. Un matrimonio è un legame ufficiale tra due persone che hanno sposato. Quindi, per esempio, hanno un matrimonio felice. Esatto. Pietro, ho un'altra domanda. Matrimonio è una parola che si sente spesso ogni giorno? Sì, soprattutto quando le persone parlano della loro famiglia o della loro vita. A proposito di famiglia, questa è forse una delle parole più importanti. Assolutamente. Famiglia descrive le persone con cui sei imparentato, genitori, fratelli o figli. Quindi mia madre, mio padre e mia sorella fanno parte della mia famiglia. Esatto. Puoi dire: ho un buon rapporto con mia sorella. Ho già sentito la parola rapporto, ma non ero sicura del significato. Rapporto descrive la relazione tra due persone. Per esempio, ho un buon rapporto con la mia famiglia. Ah, quindi vuol dire che ci capiamo bene. Esatto. Pietro, ho un'altra parola che sento spesso. Collega. Sì, un collega è una persona con cui lavori. Quindi qualcuno dell'azienda o dell'ufficio. Esatto. Per esempio, lei è la mia collega. E a volte i colleghi diventano anche amici. Succede molto spesso. Ho sentito anche la parola conoscente. Non capisco bene la differenza da amico. Ottima domanda. Un conoscente è qualcuno che conosci, ma non molto bene. Quindi una persona con cui non passo molto tempo. Esatto. Forse vi siete visti alcune volte o vi conoscete dal lavoro. Quindi è meno vicino di un amico. Esatto. Pietro, penso che fiducia sia anche una parola molto importante. Assolutamente. La fiducia è una delle basi principali di ogni relazione. Cosa significa esattamente fiducia? Fiducia significa che credi a una persona e puoi contare su di lei. Quindi se posso raccontare a qualcuno cose personali. Esatto. Per esempio, la fiducia è molto importante in una relazione. Suona molto logico. Ma le relazioni non sono sempre perfette. Per questo esiste anche la parola litigio. Sì, purtroppo conosco anche questa parola. Un litigio significa che due persone hanno un disaccordo. Quindi quando le persone si arrabbiano o discutono a voce alta. Esatto. Puoi dire: ieri abbiamo avuto un litigio. Ma un litigio non significa automaticamente che la relazione è cattiva. Esatto. Il litigio a volte fa parte delle relazioni. E l'ultima parola era vicinanza, giusto? Esatto. Vicinanza descrive la sensazione che due persone si sentano molto collegate emotivamente. Quindi quando le persone sono molto importanti l'una per l'altra. Esatto. Un esempio. Mi sento molto vicino alla mia famiglia. È una frase molto bella. Sì, vicinanza e fiducia sono due cose molto importanti in molte relazioni. Pietro, mi rendo conto di qualcosa. Se conosco queste parole, posso già raccontare molto della mia vita. Esatto. Con queste poche parole puoi parlare di amici, famiglia, relazioni e sentimenti. Questo rende l'argomento improvvisamente molto più semplice. Assolutamente. E nella prossima parte vediamo come usare queste parole in frasi intere per parlare delle tue relazioni. Bene, Paola. Dopo aver parlato di parole importanti per le relazioni, passiamo ora a una parte ancora più personale.
Parliamo di sentimenti ed emozioni. Quando parliamo di relazioni, quasi sempre parliamo anche di sentimenti. Raccontiamo quando siamo felici, quando siamo tristi o quando ci manca qualcuno. Per questo è importante sapere esprimere questi sentimenti in italiano. È proprio vero. L'ho vissuto molte volte. All'inizio del mio studio dell'italiano potevo parlare di cose semplici. Potevo dire dove vivo o che lavoro faccio. Ma se qualcuno chiedeva come ti senti o sei felice qui, spesso non sapevo cosa dire. Volevo spiegare che a volte sto molto bene, ma a volte mi manca la mia famiglia. Mi mancavano però le parole per descrivere bene questi sentimenti. Proprio in quei momenti capisci che la lingua non è solo grammatica. Esatto. Perciò ora guardiamo alcuni sentimenti importanti che appaiono spesso nella vita di tutti i giorni. Iniziamo con un sentimento molto positivo, felice. Se ti senti bene e soddisfatto, puoi dire sono felice. È una frase molto semplice, ma dice tanto. Per esempio, sono felice quando passo tempo con la mia famiglia. Oppure, sono felice quando vedo i miei amici. Molte persone usano questa parola quando parlano di momenti belli della vita. È una delle parole più importanti quando si parla di sentimenti. Trovo questa parola molto bella. Prima però pensavo che felice descrivesse un sentimento troppo grande. A volte non ero sicura di usarla per un giorno semplicemente buono. Dicevo piuttosto sto bene. Con il tempo ho capito che felice si usa anche per momenti piccoli. Per esempio dopo una bella chiacchierata o una serata tranquilla con amici. Allora puoi dire semplicemente oggi sono molto felice. Suona molto naturale. Giusto. Un'espressione simile è non vedo l'ora. Questa frase significa che sei felice per qualcosa di positivo. Spesso la usi per qualcosa che accadrà presto. Per esempio, non vedo l'ora che arrivi il fine settimana. Oppure, non vedo l'ora di vederti. Questa espressione è molto tipica in italiano e si usa spesso. Mostra che hai un'aspettativa positiva e aspetti qualcosa di bello. Ho sentito davvero spesso questa espressione, soprattutto al lavoro. I colleghi dicono per esempio non vedo l'ora per la riunione di domani o non vedo l'ora per le vacanze. All'inizio pensavo che forse suonasse un po' formale, ma ora capisco che è un'espressione normale che le persone usano sempre. E sembra molto amichevole quando qualcuno dice non vedo l'ora di vederti. Assolutamente. Ora guardiamo un altro sentimento che molti conoscono, triste. Se succede qualcosa che ti rende triste, puoi dire sono triste oppure mi sento triste. Entrambe le frasi vanno bene. La seconda a volte suona più personale perché descrive di più il tuo stato interno. Per esempio, mi sento triste perché mi manca la mia famiglia. Sì, conosco bene questo sentimento. Quando mi sono trasferita in un'altra città, all'inizio mi mancava molto la mia famiglia. Pensavo spesso, mi mancate. Ho notato che questa frase è molto forte. Se dici a qualcuno mi manchi, mostri che quella persona è davvero importante. All'inizio ero un po' insicura a usarla, perché suona molto personale. Ma ora ho capito che in italiano è del tutto normale quando si parla di sentimenti. Esatto. Mi manchi è una frase molto sincera ed emotiva. Le persone la dicono spesso alla famiglia, ai buoni amici o al partner. Se qualcuno è lontano, senti questa frase molto spesso. Mostra quanto sia importante quella persona per te. Pietro, c'è un sentimento che ho provato spesso quando ho iniziato a parlare italiano. Essere nervosa. Ricordo la mia prima conversazione in italiano. Ero incredibilmente nervosa. Il cuore batteva forte e avevo paura di fare errori.
È un sentimento molto tipico. Essere nervoso significa provare un po' di paura o di incertezza. Per esempio, prima di una conversazione importante o di una presentazione. Puoi dire: ero molto nervoso prima del colloquio di lavoro. Oppure: sono nervoso quando devo parlare davanti a molte persone. Descrive proprio bene il mio sentimento. Ma col tempo si diventa più sicuri. E poi capisci che la nervosità è del tutto normale. Assolutamente. Ora passiamo a un sentimento molto romantico: essere innamorati. Se provi forti sentimenti romantici per una persona, puoi dire: sono innamorato. Questa frase descrive spesso l'inizio di una relazione, quando tutto è nuovo ed emozionante. Questa parola suona molto emotiva. Penso che molte persone la colleghino a momenti molto belli. Ma ho imparato anche un altro sentimento: essere delusi. A volte qualcosa non va come ti aspetti. Allora ti senti deluso. Esatto. Deluso significa che le tue aspettative non sono state soddisfatte. Per esempio, ero deluso perché il mio piano non ha funzionato. Anche questo sentimento fa parte della vita e delle relazioni. Un altro sentimento che trovo molto bello è essere orgogliosi. Se qualcuno ottiene qualcosa o fa qualcosa di buono, puoi dire: sono orgoglioso di te. L'ho detto una volta a mia sorella quando ha superato un esame importante. È una frase molto bella. Orgoglio descrive un sentimento di riconoscimento e gioia per il risultato di una persona. Puoi anche dire: sono orgoglioso del mio lavoro o sono orgoglioso della mia famiglia. Pietro, una parola mi ha confuso per molto tempo. Sentirsi solo. Prima pensavo che significasse semplicemente essere da soli. Lo pensano in molti, ma c'è una differenza importante. Essere solo vuol dire che al momento non ci sono altre persone con te. Essere solitario vuol dire che ti senti solo dentro e desideri compagnia. Ah, è una grande differenza? Puoi quindi essere da solo senza sentirti solitario. Esatto. E puoi sentirti solitario anche se ci sono altre persone intorno a te. È davvero interessante. Capisco che queste parole aiutano a descrivere i sentimenti in modo molto più preciso. Proprio questo è il punto. Se puoi dire frasi come sono felice o mi sento triste, è già molto. Con espressioni come non vedo l'ora o mi manchi, mostri i tuoi sentimenti in modo chiaro. E le conversazioni diventano subito più personali e autentiche. Esatto. E nella prossima parte vedremo come esprimere affetto o amore in diversi modi in italiano. Bene, Paola, abbiamo appena parlato di sentimenti. Ora passiamo a un tema molto interessante per tanti. Come si dice in italiano ti amo e che altro si può dire per mostrare affetto o vicinanza? Oh, questo mi interessa davvero. Credo che molte persone conoscano solo questa frase: ti amo. Ma ho già notato che in italiano esistono molte altre possibilità. Esatto. In italiano ci sono diverse espressioni per vari tipi di affetto. Alcune frasi si usano soprattutto in una relazione romantica, altre in famiglia o tra amici. L'ho capito solo più tardi. All'inizio pensavo che ti amo fosse la frase normale per dire che qualcuno è importante. Lo pensano molti studenti, ma in italiano ti amo è una frase molto forte. Di solito la si dice in una relazione romantica o a volte in famiglia. Quindi, per esempio, tra partner. Esatto. Quando due persone hanno un rapporto romantico, spesso dicono ti amo.
Ricordo di aver sentito questa frase in un film italiano. La scena era molto emozionante. Sì, questa frase si usa spesso in momenti carichi di emozione. Ma ho sentito anche una madre dire al figlio: Ti voglio bene. Suonava diverso. Giusto, è una differenza importante. Ti voglio bene. È un'espressione un po' più dolce. Che cosa significa esattamente? Significa che vuoi molto bene a una persona e che è importante per te. Questa frase si usa spesso in famiglia, per esempio tra genitori e figli. Quindi quando una madre dice al bambino Ti voglio bene, Esatto. Anche gli amici a volte usano questa frase. interessante. Quindi Ti voglio bene è un po' meno forte di Ti amo. Esatto. Suona affettuoso, ma non necessariamente romantico. È una differenza importante. Un'altra espressione è mi piaci. L'ho già sentita. Mi piaci significa che trovi una persona simpatica. Quindi è più per l'inizio di una relazione o di un'amicizia. Esatto. Se conosci qualcuno da poco e la persona ti piace, puoi dire mi piaci. Suona amichevole e aperto. Assolutamente. Mostra interesse ma non è forte come ti amo. Pietro, ho sentito una frase che mi è piaciuta molto. Sei importante per me. È un'espressione davvero bella. Mi sembra molto sincera. Sì, sei importante per me. Vuol dire che una persona ha un ruolo speciale nella tua vita. Quindi qualcuno che porti nel cuore. Esatto. Questa frase si può usare in molte situazioni, tra amici, tra partner o anche in famiglia. Mi piace perché suona calma ma dice molto. È vero, a volte parole semplici dicono tanto. Un'altra frase che ho già citato è mi manchi. Sì, questa frase mostra che vorresti avere una persona vicino. L'ho detta a una buona amica che si è trasferita in un'altra città. È una situazione molto tipica. Volevo farle capire che per me è importante e che mi mancano le nostre chiacchierate. Proprio per questo si usa questa frase. Pietro, ho sentito anche un'espressione molto naturale. Sto bene con te. Sì, è una frase bella e rilassata. Cosa significa esattamente? Significa che ti piace il tempo passato con una persona. Quindi che ti senti a tuo agio quando siete insieme. Esatto. Questa frase si può usare in molti tipi di relazione. Ricordo una serata con amici in cui qualcuno disse Sto bene con voi. Suonava molto caldo e sincero. Sì, frasi così rafforzano i rapporti. Pietro, capisco ora che queste piccole differenze sono molto importanti. Assolutamente. In italiano ci sono molte sfumature. Cioè piccole differenze nel significato. Paola, finora abbiamo parlato di sentimenti belli, di vicinanza, di affetto e di frasi come ti amo o mi manchi, ma se siamo onesti, anche i rapporti hanno momenti difficili. Nessuno ha solo relazioni perfette. A volte ci sono malintesi, a volte litigi o delusioni. Proprio in quei momenti la lingua è molto importante. È proprio vero. E devo dire che queste situazioni sono particolarmente difficili per me, in italiano. Quando tutto va bene, parlo senza problemi. Ma se voglio spiegare che qualcosa mi ha ferito o che sono triste o delusa, improvvisamente mi mancano le parole. È un'esperienza molto tipica quando si impara una lingua. Quando la conversazione diventa emotiva, molti studenti scoprono di non avere abbastanza parole per sentimenti o conflitti. Esatto.
Ricordo una situazione con un'amica. Avevamo un piccolo disaccordo. Niente di grave, ma volevo spiegare perché mi ero sentita male. E ho pensato all'improvviso. Come lo dico ora in italiano? Che cosa volevi dire? Volevo dire che ero un po' delusa, ma non ero sicura se potevo semplicemente dire sono delusa. Certo, puoi dirlo. Una frase molto tipica è ero delusa. Ah, quindi al passato. Esatto. Ad esempio, ero delusa perché mi aspettavo un'altra cosa. Suona molto naturale, ma avevo paura che questa frase potesse sembrare troppo dura. È un'osservazione giusta. Se vuoi parlare in modo più gentile, puoi aggiungere parole piccole. Per esempio, ero un po' delusa. Ah, questo rende la frase più morbida. Esatto. Parole così piccole sono molto utili in italiano. Pietro. Un'altra parola mi ha confusa. Litigio. La sento spesso, ma per molto tempo non ero sicura di quanto fosse forte. Un litigio significa semplicemente che due persone hanno un disaccordo. Quindi non è per forza un grande dramma? No. Un litigio può essere piccolo o grande. Per esempio, puoi dire: ieri abbiamo avuto un litigio. Una volta ho cercato di dirlo, ma ho usato invece discussione. È interessante. Una discussione è spesso più tranquilla. Un litigio è più emotivo. Ah, quindi un litigio è più un conflitto. Esatto. Mi sto rendendo conto che devo inserire queste parole nella mia routine di studio. È un'idea molto buona. Io infatti segno sempre le parole nuove in un piccolo quaderno. Ma finora ho imparato soprattutto parole per situazioni quotidiane, come fare la spesa o viaggiare. E ora capisci che le parole per i sentimenti sono altrettanto importanti. Esatto, perché queste parole servono quando le conversazioni diventano più personali. Un'altra frase molto importante è mi dispiace. Conosco questa frase, È molto importante quando vuoi scusarti. cioè quando capisco di aver fatto un errore. Esatto. Puoi dire mi dispiace. Trovo questa frase molto forte, anche se è così breve. Sì, a volte le frasi semplici esprimono moltissimo. Pietro, una volta in una conversazione ho detto: vorrei essere sincera, ma non ero sicura che suonasse strano. No, è una frase molto buona. Davvero? Sì, dicendo voglio essere sincero, mostri all'altra persona che vuoi parlare apertamente. È proprio quello che volevo esprimere. Questa frase aiuta spesso a iniziare una conversazione tranquilla. Penso di averla usata allora perché non sapevo come iniziare la conversazione. Succede a molte persone. Pietro, un'altra frase che sento spesso è: dobbiamo parlarne, Sì, è una frase molto tipica. ma lo trovo un po' serio. È vero. Questa frase si usa spesso quando un argomento è importante. Cioè quando si vuole chiarire un problema. Esatto. Penso che frasi così siano difficili per molti studenti perché sono emotive. È vero. Proprio per questo è importante conoscerle. Penso che inserirò anche queste frasi nella mia routine di studio. Come lo faresti? Forse scriverò piccoli esempi e li leggerò ad alta voce. Per esempio, ero delusa, mi dispiace o dobbiamo parlarne? È un metodo davvero buono. Perché se esercito queste frasi, mi sento più sicura nelle conversazioni reali. Esatto. Questo è l'obiettivo nell'imparare una lingua.
Non solo conoscere le parole, ma usarle nelle situazioni reali. Oggi mi rendo di nuovo conto di quanto sia importante il linguaggio emotivo. Assolutamente. Se conosci queste frasi, puoi gestire anche conversazioni difficili in modo rispettoso e calmo. E questo aiuta non solo a imparare l'italiano, ma anche nella vita reale. Proprio così. Prima di concludere, vorrei darvi qualche piccolo consiglio di studio. Questi consigli vi aiutano a usare davvero le parole e le frasi di questa puntata. Il primo consiglio è molto semplice. Scrivete delle vostre relazioni. Prendete un piccolo quaderno o il telefono. Scrivete qualche frase sulla vostra famiglia, sui vostri amici o sul vostro partner. Per esempio, ho un buon amico? Oppure vedo la mia famiglia nel fine settimana. Mi piace molto. In realtà faccio qualcosa di simile. A volte scrivo frasi brevi sulla mia giornata. Forse ora posso scrivere di più sulle mie relazioni. Esatto. Il secondo consiglio è: esercitate i dialoghi ad alta voce. Molte persone leggono solo in silenzio, ma quando impari una lingua è importante parlare anche a voce alta. Se provate i dialoghi ad alta voce, la bocca si abitua alla nuova lingua. È vero. Ho notato che ricordo le parole molto meglio quando le dico ad alta voce. Il terzo consiglio è descrivere i vostri sentimenti nella vita quotidiana. Se per esempio siete felici, dite pure «sono felice». O se vi manca qualcuno, dite «mi manchi». È una bella idea perché colleghi la lingua subito alla tua vita reale. Esatto. E l'ultimo consiglio: ripetete regolarmente le parole nuove. Quando sentite una parola nuova, provate a usarla più volte. Penso che questa sia la chiave per apprendere. Ripetere, ripetere e ancora ripetere. Ora facciamo un piccolo esercizio. Cari ascoltatori, ascoltate bene. Dirò alcune frasi semplici sulle relazioni. Importante. Ascoltate prima e poi ripetete la frase ad alta voce. Parlate lentamente e in modo chiaro. Sì, partecipate davvero. Anche se siete da soli, parlare ad alta voce aiuta molto. Se volete, potete ripetere la frase anche 2 volte. Bene, iniziamo con la prima frase. Ascoltate prima. Ho un buon amico. Ora tocca a voi. Ripetete la frase ad alta voce. Molto bene. Diciamo di nuovo la frase. Ho un buon amico. Ripetetela ancora ad alta voce. Perfetto. Ora viene la seconda frase. Ascoltate prima. Ci conosciamo da 10 anni. Ora parlate voi. Ottimo. E ancora una volta insieme. Ci conosciamo da 10 anni. Ripetete la frase ancora una volta lentamente. Benissimo. Ora viene la terza frase. Ascoltate prima. Mi manca la mia famiglia. Ora ripetete la frase ad alta voce. Molto bene. La ripetiamo ancora una volta. Mi manca la mia famiglia. Ripetetela di nuovo lentamente. Perfetto. Ora viene l'ultima frase. Ascoltate prima. I miei amici sono molto importanti per me. Ora ripetete la frase. Molto bene. E un'altra volta. I miei amici sono molto importanti per me. Ripetetela un'ultima volta ad alta voce. Fantastico. Se volete, potete mettere in pausa il podcast e ripetere tutte le frasi di nuovo. Esatto. Più spesso dite queste frasi ad alta voce, più naturale vi sembrerà l'italiano. Con il tempo noterete che sarà sempre più facile parlare delle vostre relazioni. Ottimo lavoro! Bene, Paola. Siamo già arrivati alla fine del nostro episodio di oggi.
Oggi abbiamo parlato di come parlare in italiano di relazioni e sentimenti. Abbiamo conosciuto parole importanti, per esempio per amici, famiglia o partner. Inoltre abbiamo visto come esprimere i sentimenti quando si è felici, tristi, nervosi o anche delusi. Sì, e oggi ho capito di nuovo quanto siano importanti queste parole nella vita quotidiana. Quando si impara una nuova lingua, si pensa prima a cose come ordinare da mangiare o chiedere la strada. Ma se vuoi davvero conoscere le persone, devi anche parlare di sentimenti e relazioni. Esatto. Proprio in queste conversazioni la lingua diventa viva. Se puoi dire chi è importante per te, chi ti manca o quando ti senti felice, la conversazione diventa subito più personale. E penso anche che ci si senta molto più vicini. Quando qualcuno dice in italiano come si sente, capisci quella persona molto meglio. Assolutamente. La lingua unisce le persone. Più parole e frasi conoscete, più facile sarà fare conversazioni vere. Credo che molti ascoltatori oggi abbiano visto che non servono frasi complicate. Spesso bastano frasi semplici come mi manchi o la mia famiglia è importante per me. Esatto. Poche parole chiare possono significare molto. Pietro, oggi ho avuto un'idea nuova per la mia routine di studio. Davvero? Sì? Vorrei provare a dire ogni giorno una o due frasi sulle mie relazioni o sui miei sentimenti in italiano. Per esempio, oggi sono stata felice di vedere la mia amica. È un ottimo esercizio. Perché quando parli della tua vita, ricordi le parole molto meglio. Proprio così. E cari ascoltatori, ora siamo curiosi di voi. Pensate un attimo, chi volete descrivere in italiano? Forse un buon amico, un familiare o una persona per voi molto importante. Provate a dire una frase semplice. Per esempio, il mio migliore amico è molto gentile. Oppure, mi manca la mia famiglia. Esatto. Frasi piccole, così sono l'inizio di vere conversazioni. Se vi è piaciuto questo episodio, saremo felici di avervi di nuovo con noi la prossima volta. Grazie per averci ascoltato oggi Vi auguriamo tanto successo con l'italiano. e alla prossima puntata. Ciao a tutti! A risentirci.